Benvenuti al quarto podcast di valutazione formativa e apprendimento nei percorsi duali. È un po' podcast che fa parte del percorso di formazione rivolto ai tutor aziendali e scolastici coinvolti nell'apprendistato duale e realizzato nell'ambito del progetto Erasmus Plus Future Skills for Trainers. In questo quarto episodio affronteremo uno dei temi che sono già stati accennati e anticipati negli incontri precedenti, nei podcast precedenti, cioè il tema del feedback nella valutazione all'interno dei percorsi di apprendimento duale, e in genere questo ci servirà con le persone che a breve vi presenteremo proprio per approfondire il ruolo del feedback nel processo di insegnamento e apprendimento all'interno dei percorsi duali. E insieme a me come conduttore dell'intervista ci sarà Alessio Moro, mentre gli intervistati saranno Maurizio Gentile, Carmine Argellani e Alessandro Chiorri. Non ho abbastanza informazioni per descrivervi, almeno non tutti quanti, quindi vi chiederei a voi, Maurizio, Carmine e Alessandro, di fare una breve presentazione. Quindi vi lascio la parola in questa sequenza oppure nella sequenza che preferite. Ok, allora, dato che io sono parte coinvolta nel progetto per cavalleria e obblighi istituzionali, lascio la parola prima a Carmine, che è il nostro nuovo ospite, molto gradito, poi Alessandro e poi mi presenterei io. Prego. Ciao a tutti, io sono Carmine Argellani, sono responsabile dell'ufficio del personale della società MES SpA di Roma. MES SpA, che sta per Meccanica per l'Elettronica e Servomeccanismi, è un'azienda che ormai ha circa 75 anni, è una realtà importante nell'area romana e da ormai 75 anni opera nel settore della meccatronica. Facciamo un lavoro molto molto particolare, siamo un centinaio di dipendenti equamente divisi fra impiegati e operai e negli ultimi anni stiamo raggiungendo degli importanti risultati dal punto di vista del fatturato e dei ricavi. Da sempre, da quando sono arrivato io qui del 2012, una cosa che ho capito subito era l'importanza di avere delle maestranze e un ricambio generazionale attraverso la collaborazione con le scuole, quindi attraverso il percorso di stagismo inizialmente con le scuole professionali abbiamo iniziato a conoscere questa opportunità, questi ragazzi e abbiamo dato a tanti l'opportunità di venire a lavorare presso la nostra azienda. Importante sono stati i risultati, perché ragazzi che inizialmente hanno iniziato il loro percorso attraverso gli stage del secondo e del terzo anno, poi attraverso anche percorsi di apprendistato duale e poi professionalizzante, sono arrivati ad essere oggi magari impiegati. Quindi per noi questo è il massimo che si può raggiungere a livello di percorso di affiancamento e di collaborazione con le scuole professionali, anche perché oggi per il nostro settore cercare ragazzi che siano immediatamente pronti per poter lavorare all'interno dell'azienda è molto complicato. In più, avendo l'opportunità di vedere questi ragazzi sin da bambini, ovvero da quando hanno 15-16 anni, che sono al secondo o al terzo anno, effettivamente a noi ci dà la possibilità di conoscere non solo quella che è la competenza tecnica, ma anche quelle che sono le soft skill, che per noi sono qualcosa di molto molto importante, perché prima di tutto vengono i valori comportamentali, a volte conosciamo le famiglie e questo fa sì che poi i ragazzi possano essere di grande aiuto per l'azienda e per il nostro lavoro. Alessandro, una breve presentazione. Sì, io rappresento la parte che supporta l'azienda e l'azienda che supporta noi, perché rappresento la parte della formazione professionale che si coinvolge nel percorso, formativo dei ragazzi fin dal secondo anno del loro percorso, quando ancora sono nel percorso di qualifica professionale con lo stage curricolare. Ovviamente il percorso è un percorso che ha il suo apice nel quarto anno, che viene svolto nella Regione Lazio in sistema duale e lì un'azienda come quella di Carmine ci permette di gestire l'apprendistato ma anche le alternanze
in modo molto correlato con la presenza di tutti i soggetti che all'interno di un percorso duale, secondo noi, sono necessari per il successo non solo formativo, ma come succede spesso in azienda, poi anche successo lavorativo, perché il processo tendenzialmente funziona. È vincente questo rapporto, cioè che vede noi strettamente connessi nella programmazione dei percorsi dei ragazzi, strettamente connessi proprio con le programmazioni aziendali. Ok, allora grazie per questa introduzione. Alessio, direi che tocca a noi iniziare l'intervista, farla iniziare, e devo dire che oggi rispetto agli episodi precedenti abbiamo un'occasione molto idiota da un certo punto di vista di vedere questo parallelo tra teoria e pratica nelle sue relazioni, quindi capire se effettivamente ciò che dice la teoria corrisponde con la pratica e se dall'altra parte la pratica ha qualcosa, tra virgolette, da insegnare alla parte teorica, anche se partiamo dal presupposto, come diceva qualcuno tanto tempo fa, che non c'è niente di più pratico di una buona teoria. Quindi questo significa che probabilmente anche le pratiche, come quelle del feedback che stiamo per esplorare, necessitano di avere comunque un certo livello di consapevolezza teorica. E inizieremo da affrontando il tema in modalità un po' più generale e poi a poco entreremo un po' più nello specifico. E quindi inizierei da Maurizio, visto che insomma la logica è quella di affrontare la teoria in termini generalisti, però inizierei da Maurizio chiedendo a lui di darci qualche definizione un po' più specifica, quindi di spiegarci che cosa si intende per feedback nel contesto dell'istruzione, dell'educazione e della formazione, e che importanza ha da un punto di vista educativo e formativo, anche e soprattutto come strumento che serve non solo per valutare ma anche per migliorare. E poi ti chiederei in questa sequenza, diciamo, introduttiva, di spiegarci qual è l'uso che del feedback si può fare per andare a intercettare le esigenze, i bisogni, la personalizzazione da un certo punto di vista dei nostri studenti, soprattutto nello specifico di un contesto un po' particolare come quello dell'apprendimento duale. Quindi Maurizio, ti lascio la parola per questa prima parte di risposta. Allora, grazie Francesco. Allora, l'idea del feedback è questa. Innanzitutto, diciamo, è una comunicazione di ritorno. Per fare una metafora, installo un termostato che mi calcola secondo valori soglia una temperatura al di sopra della quale viene bloccato, diciamo, il meccanismo di riscaldamento di unità abitativa, al di sotto della quale viene invece attivato il meccanismo di riscaldamento di unità abitativa. Ecco, quel dispositivo utilizza segnali, feedback in ingresso e in uscita per andare a regolare il funzionamento, un output, una risposta. Diciamo, prendendo questa metafora cibernetica e spostandola prima ai rapporti umani, la comunicazione, e poi ai processi di apprendimento, la valutazione, il feedback diventa l'informazione di ritorno che io do a un allievo o a qualsiasi, diciamo, persona in un ruolo di apprendimento, può essere un adulto, un minore, un allievo, un giovane, che ha, diciamo, come scopo di fornire un commento, un'osservazione, un riscontro. Ok? Quindi è fondamentale in tutto questo meccanismo generare informazione di qualità, perché più questa informazione di qualità più è più fine, più è precisa, e più aiuto la persona a capire qual è il limite, come superarlo e come andare avanti. Centralità in questo tema della valutazione, che poi noi chiamiamo valutazione per l'apprendimento, valutazione formativa, è l'informazione che viene generata dall'attività concreta e come viene restituita a chi apprende. Volendo continuare con la definizione, diciamo così, il feedback ha due componenti: una componente comunicativa e una componente valutativa. Allora, per funzionare il feedback deve essere personalizzato e contingente, non bisogna far passare molto tempo da ciò che viene osservato, da ciò che viene riscontrato. Però è più incisivo se io mi rivolgo a te, Francesco, a Carmine, ad Alessandro, ad Alessio,
che sei in una situazione in cui stai imparando qualcosa. In particolare, se io mi rivolgo agli apprendisti nei percorsi duali, gli apprendisti nei percorsi duali stanno imparando specifici processi di lavoro, quello che noi definiamo workflow, che diciamo sono legati a specifiche competenze. E invece, da un punto di vista valutativo, il feedback può essere orientato alla persona con un effetto motivazionale: fatto bene, mi piace quello che hai fatto, apprezzo quello che hai fatto, eccetera. E questo, diciamo, è più la parte personale motivazionale di incoraggiamento. Oppure, diciamo, può essere concentrato sul compito, sull'attività. C'è un errore, c'è un limite, c'è una sbavatura, correggi qui, questo non è fatto in regola d'arte, questo non è conforme, eccetera, eccetera. Gli studi sperimentali ci dicono che nel trattare il percorso di apprendimento di una persona sono importanti entrambi gli elementi, quello motivazionale e quello più operativo di compito, ma in termini di apprendimento incide più il feedback orientato sulla correzione degli errori o sull'osservazione di cose fatte bene, strettamente legate al compito, alla consegna, alla lavorazione, al prodotto su cui stai lavorando. Quindi, diciamo, la parte più fredda del feedback, quella sul fare, è molto più incisiva della parte più calda del feedback, quella sull'essere. Non sto dicendo meno importante, ma più incisiva da un punto di vista di miglioramento, di sviluppo, di capacità. Okay. Grazie Maurizio per questa prima parte introduttiva. La cosa che mi sento di fare adesso è quella di girare un po' queste tue definizioni a Carmine e anche ad Alessandro, insomma, chiedendo loro, rispetto alla loro esperienza pratica-operativa, se si ritrovano in queste definizioni e poi se sono poi effettivamente disponibili a approfondire un po' meglio dal loro punto di vista il loro punto di vista sul feedback, quindi evidenziandone quelle che per loro sono le caratteristiche chiave, quali sono gli elementi che trasformano un feedback nel contesto operativo dell'apprendimento duale in una modalità efficace e utile per gli studenti. Però ecco, iniziamo un po' dalla corrispondenza tra queste definizioni e quella che è invece la vostra esperienza sul campo, se vi ritrovate oppure se avete degli elementi eventualmente aggiuntivi da questo punto di vista. Inizierei con Carmine. Allora, assolutamente mi ritrovo ed è bello perché questo aspetto duale, di nuovo, anche del feedback nel rapporto con gli studenti dell'apprendistato e quindi in formazione che stanno imparando qui un mestiere, si capovolge un po' rispetto al feedback che io sono abituato a dare ai dipendenti nel loro percorso di sviluppo professionale, dove effettivamente non basta e non bisogna porre l'accento solo sul fatto bene, fatto male, andando a declinare il perché, il per come di certi risultati, ma bisogna anche lavorare rispetto a quello che è appunto l'aspetto motivazionale. Da quest'altra parte invece con i ragazzi, anche qui non bisogna solamente limitarci a un fatto bene, fatto male, ma attraverso il loro coinvolgimento li dobbiamo aiutare a comprendere il loro progresso, quelli che sono i punti di forza di un lavoro fatto bene, i punti di debolezza, e guidarli appunto in questo miglioramento che però è continuo e fatto per piccoli passi. E questo lo possiamo fare sicuramente entrando in confidenza col ragazzo, sicuramente entrando in collaborazione, in forte sinergia con la scuola, perché dobbiamo sapere il materiale umano ma anche tecnico che sta arrivando prima che questo arrivi in azienda e come andarlo a introdurre nel processo produttivo, e poi dobbiamo far sì che questo feedback, questa tipologia sia declinata non solo nel fatto bene, fatto male, ma che sia anche descrittivo, andando cioè a dettagliare un po' quello che è stato il processo di lavorazione eseguito, andando a vedere dove c'è stato più o meno l'incidente all'interno della fase di lavorazione che ha determinato o meno un errore, andando anche a valutare, assegnando appunto una valutazione e magari aiutando il dipendente, stavo dicendo,
lo studente a fare un'autovalutazione, deve essere un feedback formativo, dove andiamo appunto a cercare un miglioramento continuo, dove andiamo a cercare suggerimenti specifici su come può migliorare un certo tipo di lavorazione. Deve essere un feedback sommativo, ovvero una risultanza di tutte le fasi di una lavorazione, perché io parlo per ciclo di lavoro e non per fase. Deve essere un feedback che è positivo ma anche correttivo, dove andiamo a riconoscere punti di forza per le azioni e le competenze svolte e incoraggiando a migliorare quelli che sono stati magari i passaggi a vuoto, le lacune mostrate durante il processo di lavorazione, e correttivo appunto per andare a indicare quelle che sono le aree di miglioramento e gli errori svolti. Guarda Francesco, sentendo parlare Carmine, mi sembra ci sia una sintesi tra quello che presentava Maurizio e il mondo del lavoro, con un mondo del lavoro che ha fatto già una riflessione. Cioè, sentendo parlare Carmine, c'è una riflessione matura rispetto all'esperienza del feedback in azienda. Io, immaginando i nostri ascoltatori che sono questi tutor aziendali che si avvicinano a questo mondo dell'accompagnamento e dell'apprendimento nel processo, mi verrebbe da chiedere nuovamente a Carmine o Alessandro quali sono i consigli che si potrebbero inserire ad un tutor aziendale che inizia per vivere questa esperienza del feedback, così come è stato descritto benissimo sia da Maurizio e Carmine. Beh, io, se posso, rispetto alla tua ultima e all'introduzione teorica di Maurizio, mi sento di dire due cose. Intanto confermare sia l'aspetto teorico, ma da parte mia sarebbe difficile non farlo, e riconoscermi in quello che ci ha raccontato Carmine, che è l'esperienza che insieme abbiamo vissuto in questi anni. Rispetto al feedback in generale, per esperienza diciamo formativa, penso che il miglior feedback possibile è quello che viene preparato. Cioè, l'aspetto del feedback più importante è sapere che cosa andare a cercare sostanzialmente per restituire un dato, altrimenti diventa una complicazione disordinata quella del feedback. E questo mi permette di rispondere alla domanda di Alessio. Il miglior modo per avere un'esperienza di feedback con i ragazzi in sistema duale è quello di programmare l'esperienza duale a tal punto da rendere più cosciente possibile l'azienda di cosa su quel ragazzo vogliamo avere ritorno, sostanzialmente. È la fase più importante, è la fase più pesante per esperienza, che noi siamo un po' fortunati perché l'esperienza della formazione professionale ci permette di entrare in contatto con quell'azienda dove il ragazzo farà il quarto del sistema duale già dal secondo anno. Lì si imposta proprio una programmazione legata al feedback e alla fine è un'esperienza di lungo periodo rispetto alla formazione complessiva del ragazzo che poi si concretizza nel sistema duale. C'è un aspetto generale del feedback, soprattutto in questo momento, che è legato proprio all'inserimento generale dei ragazzi nel mondo del lavoro. Quello è un feedback fondamentale. È un feedback che non ci può semplicemente restituire l'azienda, perché è lo stato d'animo del ragazzo rispetto al contesto del lavoro. È lo stato d'animo della famiglia, che spesso è un fattore critico nello svolgimento, per esempio, di un apprendistato a 6 o 8 mesi, che sono ragazzi che non hanno mai avuto esperienze di lavoro e la famiglia pone dei paletti e dei limiti di preoccupazione spesso insormontabili. Alcuni ragazzi non firmano il contratto d'apprendistato per paure della famiglia e non per l'atteggiamento e la certezza dell'azienda e del ragazzo stesso. Quindi volevo solo dare questi due contributi pensando di rispondere alle due sollecitazioni. Carmine? Allora, io mi trovo ovviamente anche con quello che ha detto Alessandro rispetto a quello che è la progettazione del feedback. Che cosa facciamo noi in azienda per progettarlo? Innanzitutto questa sinergia di cui parlo spesso con la scuola è fondamentale, ovvero i professori devono essere qui, devono venire all'interno dell'azienda e devono vedere il tipo di lavorazione che facciamo. Una volta fatto questo, insieme a noi ragioniamo sul tipo di studente
e quelle che sono le competenze minime che questo studente, competenze, parlo di hard skill e soft skill, dove le soft skill molte volte sono anche più importanti delle hard skill, perché stiamo parlando di ragazzi che non hanno competenze tecniche specifiche. E quindi andiamo a costruire questo progetto formativo che è basato sullo sviluppo professionale, sullo sviluppo formativo di un ragazzo, ma fondamentalmente è tarato anche su quello che noi possiamo offrire. E di conseguenza chiamiamo in gioco quelli che sono i capireparto, i responsabili tecnici, quei soggetti che poi fondamentalmente seguiranno passo dopo passo, giorno dopo giorno, i ragazzi in sala macchine, aggiustaggio, carpenteria, saldatura, produzione elettronica. E qui è un po' l'aspetto un po' più particolare, perché questo percorso è un percorso che per noi è una mission aziendale in cui l'imprenditore crede tanto, però l'imprenditore è anche un imprenditore che lavora per profitto, quindi bisogna parlare bene con questi capireparto, con questi tutor tecnici e renderli partecipi di questo percorso di sviluppo, di crescita, di apprendimento che il ragazzo lo deve avere, e che per forza è un percorso che si deve estraniare dalla logica di profitto aziendale, dove quindi dobbiamo consentire al ragazzo di sbagliare il pezzo in macchina, di eseguire una saldatura sbagliata in produzione elettronica, di rompere un cacciavite o una vite all'interno del locale aggiustaggio e carpenteria, perché altrimenti, se ci focalizziamo solamente sul raggiungimento dell'obiettivo profitto per l'azienda, abbiamo sbagliato tutto dall'inizio. E quindi quando parliamo di progettazione, per noi la progettazione è appunto il coinvolgimento delle nostre maestranze, dei nostri caporeparto, dei nostri operatori specializzati nello sviluppo di questi ragazzi che arrivano qui, dove hanno delle conoscenze teoriche, ma poi scopriranno un mondo del lavoro che forse a volte si allontana anche tanto da quello che hanno solo immaginato a scuola. E quindi come diceva prima Alessandro, e cui sono pienamente d'accordo, il feedback deve essere chiaro, costruttivo, aperto, ma deve essere innanzitutto progettato e deve vedere il coinvolgimento, oltre che della scuola, dell'azienda, ma anche del ragazzo, perché il ragazzo è colui che poi deve essere al centro di questo progetto formativo. Allora, grazie ancora per questo contributo ad Alessandro e a Carmine.